La DJI Osmo Pocket 3 è una videocamera incredibile, ma per ottenere il miglior risultato è fondamentale utilizzare i filtri ND. E quindi oggi vi spiego come funzionano e a che cosa servono con questo kit che Freewell mi ha gentilmente inviato. Partiamo dalla regola di base dei video. Per ottenere un look professionale cinematografico dovremo impostare il tempo di scatto al doppio del nostro frame rate. Quindi se usiamo i 25 fps imposteremo un cinquantesimo di secondo, a 30 fps un sessantesimo di secondo, a 50 fps un centesimo di secondo e così via. Infatti in questo esempio potete vedere come l'acqua della fontana sia totalmente differente a un cinquantesimo di secondo rispetto a quando siamo l'otturatore in automatico. Qui ad esempio sarà stato a circa un ottocentesimo. In questo kit troviamo i filtri ND 8, 16, 32, 64, 128, 256 e 1000. Più è alto il valore ND più l'immagine sarà scura, quindi indubbiamente ND 8 scurirà di meno rispetto a ND 1000. Adesso facciamo un test pratico. Se io di giorno volessi impostare un cinquantesimo di secondo sulla Pocket 3, anche se imposto l'ISO minimo, quindi ISO 50, comunque il video sarà totalmente sovraesposto. Infatti non so se riuscite a leggerlo, ma qui c'è scritto +2 EB e come potete notare comunque il tutto è veramente sovraesposto. Quindi in questo caso andrò a montare il primo filtro ND. Questi filtri sono magnetici e quindi mi basterà avvicinarlo all'obiettivo della Pocket 3. In questo caso ho montato il filtro ND 8, che è quello meno potente, definiamolo così. Comunque mi segnala ancora +1 e si nota che l'immagine è sovraesposta. Quindi lo sgancio. Adesso potrei montare l'ND 16, ma in realtà voglio passare direttamente all'ND 32. In questo caso mi dà +0,3 e infatti l'immagine sembra esposta correttamente. Dall'anteprima magari non si nota, sia perché comunque sto registrando il display della Pocket 3 sotto la luce diretta del sole, e poi consideriamo anche che siamo con il profilo log. Infatti adesso ho impostato il profilo standard e già si capisce che effettivamente l'immagine sembra corretta. Quindi in questo tipo di condizioni io potrei sfruttare il filtro ND 32, perché se io invece smonto l'ND 32 e monto l'ND 64, come vediamo adesso l'immagine è troppo scura, infatti c'è scritto -1. Quindi i filtri ND vanno cambiati in base alle condizioni di luce e potremmo effettivamente capirlo semplicemente dal valore che c'è scritto qui sopra. Idealmente dovremmo essere a 0, ma se ad esempio abbiamo montato questo ND 64 non possiamo cambiarlo, possiamo comunque modificare il valore ISO fino ad arrivare a circa 0. Quindi in questo caso io sono passato da ISO 50 a ISO 100 ed effettivamente mi ha portato a circa 0. In caso di emergenza comunque possiamo regolare il valore ISO. Come sempre comunque conviene sfruttare i valori ISO più bassi, quindi 50, 100, 200 fino a 400 comunque siamo al sicuro, ma idealmente se possiamo sfruttare ISO 50 o ISO 100 è perfetto. Adesso se invece ci fosse stata una giornata ancora più soleggiata, comunque ND 64 era d'obbligo, anche ISO 50. Consideriamo che il meteo di oggi è estremamente variabile, quindi magari adesso ND 64 va bene, mentre poco fa andava bene ND 32 e così via. Ma cerco di fare una rapida sequenza di clip per farvi vedere la differenza. In questo momento stiamo registrando a un cinquantesimo di secondo senza filtri ND. Adesso sono passato a ND 8 e mi segnala +1,7. Adesso siamo passati a ND 32 e varia fra +0,7 e +1. Adesso sono passato a ND 64 e l'immagine sembra esposta correttamente, infatti mi dice -0,3. Di conseguenza se io adesso montassi ND 128 il video sarebbe troppo scuro, infatti siamo passati adesso a -1. Ma dobbiamo tenere bene a mente che comunque le condizioni di luce variano sia per la giornata in sé ma anche in base all'inquadratura. Infatti se io dovessi inquadrare me in questo preciso momento magari l'esposizione corretta è una, se invece devo inquadrare dall'altro lato l'esposizione corretta sarà differente. Quindi possiamo capire quale può essere il miglior compromesso come filtro ND e poi variare il valore ISO, ovviamente cercando di non esagerare. Quindi magari potremmo partire da un valore di ISO 100 e trovare il
filtro ND giusto e poi possiamo passare a ISO 200, a ISO 50 in base comunque alla situazione. Adesso però è rimasto il filtro ND 1000 che viene utilizzato più che altro per le foto a lunga esposizione o per i timelapse. Abbiamo già visto come funziona nel video dedicato alla GoPro Hero 11 dove ho usato un filtro ND 1000 per ottenere l'effetto seta dell'acqua. Lo stesso quindi lo potremo fare per dei timelapse diurni. All'interno di questo kit però troviamo anche i filtri ND PL. Il filtro PL è il polarizzatore che riduce i riflessi e ci regala anche una maggior saturazione. Infatti qui ho fatto lo stesso filmato prima con l'ND 16 e poi con l'ND 16 PL. Come potete vedere i riflessi sono stati ridotti. Questi filtri non sono fissi nel senso che possiamo regolarne l'intensità ruotando la ghiera e se volete semplicemente ottenere l'effetto del polarizzatore senza usare il filtro ND comunque trovate il filtro CPL che appunto farà solo da polarizzatore. Successivamente troviamo il filtro per la riduzione dell'inquinamento luminoso dove leggiamo LPR, ovvero Light Pollution Reduction. Questo filtro darà una maggior chiarezza ai panorami notturni, infatti ridurrà l'effetto delle luci gialle e darà un maggior contrasto. Infine troviamo il filtro Snow Mist da 1/4 che ammorbidisce le luci creando un alone. In questo modo avremo un look da sogno e comunque riduce un po' anche la nitidezza e quindi si noteranno di meno le imperfezioni della pelle. Questi filtri, essendo magnetici, si possono usare in combinazione. Magari infatti potreste provare lo Snow Mist in accoppiata ad un filtro ND per le riprese diurne. Inoltre entrano perfettamente all'interno della custodia della Pocket 3. Infatti personalmente ho sempre con me almeno un filtro ND. Questo kit da 14 filtri ha un costo di 149 euro e trovate il link in descrizione, ma trovate anche i filtri singoli e come sempre se il video di oggi vi è piaciuto potreste lasciare un bel like.